E quindi il palazzo? Il castello dell'innominato. No, semplicemente il Palazzo d'Ormengo. Per 3 secoli i miei e quindi anche i vostri antenati vi hanno vissuto con onore e gentilezza. Se volete tornare indietro non avete che a dirlo. Su questo punto ci siamo già intesi, mi pare, no? Più presto! Preferisco, signor Conte, fatto buon viaggio? La mia valigia. Ah, la valigia del signor Conte. Dammi quella valigia mia. Benvenuto la signora Donna Marina. Spero vi ci troverete bene. E il lago? Dov'è il lago? No, questa parte della casa dà sul monte, è più riparata. Ma io voglio il lago. Il lago è visibile soltanto dall'ala di levante. Da tempo disabitata è molto fredda. Non importa. Vi consiglio, almeno per No, ora... qui mi sembra di soffocare. Sta bene. Giovanna. No. Ecco, siete servita. Che la seconda, signora Donna Marina. Andiamo. Signor, signore. Dove vi porti? In un gran brusile, mia cara bella signora. Allora non ci vado. Sarebbe ben meglio. Sì, vi alta. E il signor padrone, per amor del cielo. Andiamo, andiamo. Signorina, ci ascolti un povero vecchio, non entrate lì dentro. Ma insomma, cos'è? Un armadio, un granaio, un pozzo questa camera? Oh, no, la camera le belle. E dunque? Ma dunque, perdonatemi se mi prendo la licenza di loquire in 3. C'è dentro il diavolo, ecco, non so se mi spiego. Gas. Prudenza. Cosa che entra i Walter? Venite con me. Signora? Signora? Signora Donna Marina? Ebbene? Adesso che prepareremo subito a lei la stanza della sua donzella, le Livisin. La comanda per cos'altro? Questo diavolo. Dov'è questo diavolo? Cara Madonna, mi sono. Sono cose che si dicono così. Cosa dicono? Lui si ricorda. Cosa dicono? Dicono che qua dentro c'era l'anima di un povero morto, che sarebbe poi vostro nonno, il padre del signor Conte. Allora mio zio sarebbe figlio del diavolo? No, che era mica il diavolo, il papà del signor Conte. Dovete sapere che lui teneva qui dentro come in prigione la signora contessa, ma mica vostra nonna, la sua prima moglie, una genovese, la signora Donna Cecilia. Allora io ero un bagai come quel pirichino di mio nipote, ma mi ricordo benissimo della signora contessa Cecilia, bionda, la somigliava a voi. A me? Beh, quella povera signora le è venuta matta e alla notte la suonava su quella spinetta e la cantava per delle ore, con la stessa musica. No, signorina, no, è meglio non toccarla. Perché?
Anche qui c'è dentro il diavolo? No, ma una volta una cameriera che ha voluto toccare un momento così, subito si è sentito un sospiro nella stanza e le burlare giù per terra le storatrici con la fever. Io non ci sto qui. Io qui non ci dormo. Torno a Milano a casa mia non ce l'ho, ma non importa, andrò da qualcun altro. Signorina, per carità, andiamo via. Non parla, bambina, adesso. Per voi tutto quello che volete, signorina. Ma io qua non ci dormo. Grazie, la metà da me, signorina. La venerà dormire visiamente il pianchi sotto, non è caro? Che la piangia più, che la vede, signorina. Che la piangia, no, dai. E vi alza, se te? Dai, su la svelta, te ne so, ma te la sicura. Via, dai, su. Dai, la svelta. Dai, signorina. Perdono, signorina Nè. Perché mia nonna Dormengo la teneva chiusa? Ma, e chi lo sa? Segreti dei signori. E poi adesso... A me puoi dirlo. Perché? Boh, dicevano che la signora contessa Cecilia, poveretta, voleva un ufficiale, e i suoi l'avevano sposata per forza a vostro nonno. Lei e l'ufficiale si parlavano di nascosto. Una notte il signor Conte li ha scoperti e allora tracchete, si sapeste com'era lui. Un carattere preciso al signor Conte questo. Allora l'ha portata qui e l'ha chiusa qui dentro 12 anni. E anche lui, 12 anni sempre qui, non è mai più uscito di qui. Gli ha fatto la guardia. Oh, il signor Conte mi chiama, scusatemi. Dove diavolo aspettate di vedere? Oh, signora Marchesina Riveriscola, la signorina vostra cameriera mi stava appunto dicendo... E voi siete un terribile Don Giovanni. No, Marchesina, vi garantisco, stavamo parlando della vostra salute che necessita... Oh, la mia salute finché respiro quest'aria fra queste mura. Siete mai stato voi a Parigi in primavera? Dottore, facciamo un patto. Io ignorerò le imprese di Don Giovanni e voi in compenso... Dottore. Oh, signor Conte.
Io, Cecilia. Cecilia. Io, Cecilia, per ricordarmi che io mi ricordo nel nome di Dio, altrimenti perché rinascere? Tu che hai ritrovato e leggi queste parole, conosci in te l'anima mia infelice. Ricordati, tu sei me stessa. Prima di nascere tu sei stata Cecilia Varrega, l'infelice moglie del conte Emanuele Dormengo. Ricordati la sera del 10 gennaio 1797 in casa Brignole. Ricordati il nome Renato, il viso pallido, i capelli neri, gli occhi ardenti. Questa spinetta era di mia madre. Nessuno la toccherà prima di te. Vi pongo i fermagli d'argento, dono e unico ricordo del mio Renato. Lo rimetterò addosso e lo porterò sempre per ricordarmi l'amore e la vendetta. Ti pongo i miei capelli, non li conosci. Pensa, strana cosa, a parlare a te come se tu non fossi io stessa. Come son belli e fini i miei capelli. Vanno sotterra senza un bacio d'amore. I miei capelli senza una carezza. Come sono biondi. Vanno sotterra. Il conte Dormengo è il mio assassino. Tornerà la pena, sarò nuovamente rinchiusa fra queste mura. Ricordati quando ascoltavi dietro la porticina e udisti pronunciare la tua condanna. Ricordati il lago, quella sera, le barche illuminate, i canti lontani. Nella tua nuova vita incontrerai Renato. Lo riconoscerai perché egli fuggendo ti chiamerà col tuo vero nome, Cecilia. Allora sarà giunto il tempo della vendetta. Ricordati, tu la compierai su qualsiasi discendente del conte Dormengo. Qui aspettare la vendetta. Ridicolo. Anni? Anni? Sì? Signorina, cosa è successo? Niente, grazie. Vai pure, ti richiamerò. Va bene. Andiamo, Fanny, non fatevi pregare. È una festa bellissima, ci divertiremo. No, dottore, non posso. La marchesina mi sgriderebbe. Andare in barca sola con un uomo. Ma quando andiamo sarà tardi, la marchesina non si accorgerà. Dottore, ci sarebbe un mezzo per farsi almeno perdonare. E cioè? Parlare al conte come avete promesso. Ottenere che la marchesina parta subito per un viaggio. E cosa fate? Allora siamo d'accordo. Avete capito bene? Ma per voi questo è altro, cara Fanny. Beh, adesso andate. Un basino. Un bacio solo. No, non qui, per carità. Siete matto. Un bacino, mi avete promesso? Non qui. Dopo. Andate adesso. Il conte aspetta. Quando ci vediamo? Subito dopo. Ma dove? Il giardino. Andate adesso. Signora Marchesina, questa volta ci siamo. Domani Milano. Che la veglia già. Cecilia. Addio.
dall'aria si può andare soggetti nei paesi lacustri a frequenti palpitazioni che poi, rinnovandosi spesso con violenza, finiscono con generare una vessiatura organica, la quale può condurre quanto che sia a un precipizio. Insomma, dottore, rispondetemi con precisione. Qual è la malattia di mia nipote? Certo che alla signora Marchesina quest'aria la che faria benissimo per 3 o 4 mesetti all'anno, mica di più però. Ogni tanto ha bisogno di distrazioni, un po' di compagnia. La città, si sa, è sempre la città. Ah no, per Dio! Qui c'è tanta aria e tanto sole da guarire un moribondo. E nella mia testa c'è tanto giudizio da prestare neanche a voi, dottore, che vi lasciate manovrare come un burattino. La signorina, mia nipote, non uscirà di qui se non sposata. Conte, capirete, io ho detto così, per modo di dire, ma capirete con... Il conte Dormengo è il tuo assassino. Ricordati quando ascoltavi dietro la porticina e udisti pronunciare la tua condanna. Ricordati, tu sei me stesso. No, non è vero. Ricordati quando ascoltavi dietro la porticina e udisti pronunciare la tua condanna. Ricordati il lago quella sera, le barche illuminate, i canti lontani. Oh. Per me, come ho già detto qui al mio collega, siamo entrati in piena convalescenza. Ma una febbre cerebrale come questa, venuta all'improvviso e durata ben 15 giorni, è una forma... può lasciare dei postumi e va curata fino in fondo. Approvo pienamente l'idea del conte Dormengo. Marina, volete andare a Monte Carlo, a Nizza, a Parigi? Starete via quanto vorrete. Naturalmente vi concedo di andare sola. E vi affido al vostro stesso orgoglio, che certo non è piccolo. Vi ringrazio. Non intendo partire di qui. E quando vi si parla? Andiamo, dottore. Buongiorno, signorina. E voi ripensateci. Qui aspettare la vendetta, qui tu la compirai su qualsiasi discendente del conte Dormengo.
Signore, è lui che va dai signori del palazzo? Ma non... Ma chi è allora? Ehi, tira, chi con sta lanterna? Stai attento a non bruciarti i pantaloni, che Umberto non te li paga. Ah, ma è lui, tale quale come mi hanno detto. Un giovanotto, occhi neri, capelli neri, c'ha la valisa. Strano, ma chi te l'ha detto? Oh, beh, il padrone. Che padrone? Ma quello del palazzo, il signor Conte. Beh, andiamo. La strada è un po' lunghetta, ma già lui sarà pratica. Io? È la prima volta che vengo qui. Ma conoscerà il signor Conte? Mai visto né conosciuto. Oh, bella, ma allora cosa viene a fare qui? Non so, penso per lavoro. Io sono uno scrittore. Sono stato chiamato, eccomi qua. Scrittore? Ah, capisco. Ne vengono tanti qui a trovarlo. Gran scienziati, gran sapienti, Ah, figliacca! Pagato, signore, tutto pagato. Se lei per bere un bicchiere, tante grazie, su. C'è parole del su. Lei spagatette che vedo no? Le sticche dell'estate in posto oscuro, le vengono andate bat contro il Sante Val Manombra. Buon viaggio, signore, e buona fortuna! Signor Silla? Appunto. Servito, signore. Benvenuto, signore. Il signor Conte si è ritirato perché l'ora è un poco tarda. Il signor Conte ha incaricato me di fare le sue scuse. Appunto ho l'onore di essere il segretario del signor Conte. Prego, signor, accomodatevi. Prego. Credo che il signore avrà bisogno di un poco di ristoro. Grazie. Prego, signora, accomodatevi. Prego. Prego, signor. Jupiter, per Bacco, signor, non divideremo il pane e il vino senza prima conoscere i nostri nomi. Il signor Conte mi ha ben detto il vostro, ma io averlo dimenticato. Corrado Silla. Silla, sì, bene. Nome romano, come l'autore delle terribili liste di proscrizione. Ma io spero che voi non scriverete mai nelle vostre il nome di Andrea Stefano Deinegen di Debrecen, ex capitano degli Ussari, ungherese. Sì, bandito dal suo collegio per aver troppo amato il vino, dalla sua famiglia per aver troppo amato le donne e dal suo paese per aver troppo amato la libertà. Piacere, signore, piacere. Ma prego, accomodatevi. Fatto. Ok? Toccai questo. No. In una stanza voi sentite subito se si è sturata una bottiglia di Tokai. Questo è semplice sassella. Non avere odore come se fosse acqua. Bevete voi? Poco, molto poco. Oh, male. Bisogna bere, signore. Sì, bere per igiene del cuore. Ad esilarandum cor. Il vino è gioventù perpetua. Io finché vivo voglio avere 20 anni per 3 o 4 ore al giorno. Alla vostra salute, signore. Alla vostra. Dico, la barca! Posso chiedervi se è lecito a chi appartiene questa imperiosa voce? Alla Castellana, signor. Ora va sul lago
in cerca di fantasmi. Fantasmi? Ancora un bicchiere? Sì. No, grazie, non ho bisogno di avere 20 anni. Oh, ma io sì, perché sono vecchio, solo, e bevo anche per non pensare, perché io amo, signore. Amo, come dite voi italiani, perdutamente, follemente una creatura che non vedo da 12 anni, pura, gentile. Mia figlia, signore. Edith, il suo caro nome. E non la vedete da 12 anni? Sì. E non so nemmeno dove sia. Storia lunga, signore. Ma lasciamo, ora non voglio idee tristi, perché ora sono ilare. Sì, sono felice, perché voi mi piacete tanto immensamente. Evviva! Ecco la vostra camera, signore. Anche la vostra valigia è già qui. Grazie. Grazie a voi. Ho trascorso un'ora veramente piacevole, tutto per merito vostro, ma non sarà l'ultima, spero. Voi non partirete certo domani. Ma io vorrei, certo. O il signor Conte non vi lascerà. E perché non dovrebbe? È un quadro d'autore, Hayez. Come mai questo quadro è qui? Sapete chi è questa signora? No, ma se dovessi incontrarla per la strada mi ispirerebbe un grande rispetto. Dov'è il conte? Devo vederlo subito. Non turbare il sonno del giusto, signor. Seineke, cosa vuole il conte da me? Io credo che vi vuole molto bene. Ma se non mi conosce neppure. Io credo che oggi mi ha parlato di voi almeno un'ora. Cosa vi ha detto? Non sono a questo punto. C'è ancora posto per molto sasella fra la vostra domanda e la mia risposta, ma è forse meglio andare a letto, è tardi. Servus, signor. Mamma. Buongiorno, signor Conte. Oh, avanti, avanti, venite avanti. Voi siete signor Corrado Silla? Sì, signore. Vi ringrazio molto di essere venuto. Suppongo vi sarete meravigliato di non avermi veduto ieri sera. Di altre cose piuttosto, perché... Ah, bene, bene, mi fa piacere. Solo gli asini e i furfanti non si meravigliano mai di niente. E come vi ha condotto quel briccone di un vetturale? Benissimo. Ora vorreste sapere e vedere dove vi ha condotto. Già, appunto, io volevo sapere come... Per carità, io non parlo di affari con un ospite appena arrivato in casa mia. Ma non si tratta di affari, si sì, tratta comprendo il vostro desiderio. Dopo chiacchiereremo, venite, venite. Credo non vi troverete così male qui da non potervi trattenere ancora. Tutt'altro. Ma voi dovete dirmi, signor Conte... Di una sorpresa che avete trovato qui. Sì, può essere che io vi debba questo. Ma mi rivolgo alla vostra cortesia per pregarvi di non parlarmene fino a dopo colazione. La mia casa è una conchiglia dove hanno vissuto molti molluschi che hanno avuto umori differenti. Buongiorno, caro Seineke, un amico che sopporta eroicamente la mia detestabile compagnia. Credevo che avrei potuto presentarvi mia nipote, ma pare che non si senta bene. Questa è la società dove passo molte ore tutti i giorni. Qui lavorerete anche voi. C'è della gente come si deve. Ci sono dei furfantoni e una forte maggioranza di imbecilli che ho spediti lassù. Poeti, romanzieri, letterati. Ho collocato anche il vostro romanzo.
Fantasmi del passato. Non ho avuto fortuna, Ma per verità mi pare di potermi rallegrare con voi, che la fortuna non è vostra amica. Vedete? Io sono un vecchio amico della famiglia di vostra madre e vi porto molta affezione per la memoria di persone che mi furono assai care. Le circostanze della vita ci hanno tenuti lontani fino ad oggi. Un male che noi ripareremo. Basta? Scusate, non mi può bastare. E allora mettiamo da parte per un poco la mia amicizia. Oh, io non vi offro un beneficio, ma vi domando un favore. So che avete molto ingegno, molta cultura, che siete probo e ho da proporvi un lavoro di lunga lena, mezzo scientifico e mezzo letterario. No, signor Conte, finora vi ho ascoltato. Ma ora vorrei sapere perché ho trovato nella mia stanza un ritratto. Dunque, non volete che trattiamo per questo lavoro? Così, no. E se io interponessi i buoni uffici di una persona che ha molta autorità sopra di voi? Purtroppo, signor Conte, non v'è nessuno al mondo che abbia grande autorità su di me. Io non vi ho detto che questa persona sia viva. Leggete. Leggete forte, vi prego. Per Corrado, se ti è cara la mia memoria, se credi che io abbia fatto qualche cosa per te, affidati all'uomo giusto che ti dà questa lettera. Dal paese della pace, dove spero mi abbia posato la misericordia di Dio, ti benedico. La mamma. La mamma. No! Io non volevo dir questo. Amica venerata. Vidi vostra madre l'ultima volta prima del suo matrimonio. E la mi ha scritto poi molte lettere, di cui eravate il solo argomento. Voi comprendete ora perché abbiate trovato in casa mia quel ritratto? Sì, perdonatemi. Esso mi ricorda la creatura più virtuosa e più rispettabile che mi abbia onorato della sua amicizia. Dunque, accettate di lavorare con me? Grazie. Che posta per me? Niente posta. Sta qui un'ora costruente per niente. Posta per il palazzo. Momenti, nel camò. Buonasera, sul Chirò. Buonasera. Chirò che è per una raccomandata. Che posta per lei? Niente posta. Che posto del Monsieur? Beh, nessuna notizia? Nessuna. Ecco posta per il signor Conte, per il palazzo, ma per il vecchio Zaine che niente. Ma un giorno arriverà. Arriverà. Pessicut fides. Buonasera. Buonasera, buonasera. È il nostro parroco, lui prete santo. Io vecchio pazzo, ma molto d'accordo. Sempre così. Io aspetto notizie di mia figlia, ma nessuna notizia. Giuseppe? Buonasera, signor Zaine. Ecco la posta per il signor Conte. Chi è che suona così? Donna Marina. Ora il Conte arrabbia. Perché? Perché non piace la musica. E lei lo fa apposta. Attenzione, questa è per Donna Marina. Benissimo, Come signor suona? Zaine. Suona come un maligno diavolo che abbia il vino affettuoso. Vi consiglio di non credere alla sua musica, signor. Chi è? Sono io, signora Marchesina.
una lettera, signora Marchesina. Quale vestito preparo? La signora Marchesina non si veste per il pranzo? No, non scendo. Non scendete? Non volete neanche vederlo? Io se dovessi sposarmi lo vorrei vedere subito il fidanzato. Fidanzato? Chi ha detto questa sciocchezza? E per cosa volete l'abbia fatto venire il signor Conte? Perché sposi il signor Steinegger? È bruno, giovane, io lo sposerei subito. Almeno ci porterebbe via di qui. A me non piace. Se non l'avete mai visto? Sì, l'ho visto. Dì, è vero che è figlio naturale del Conte? Tu me lo hai riferito. È vero o non è vero? Non è vero. Cosa ne so io? Il signor Conte lo tratta così bene. Lo dicono tutti qui che è figlio della sua amorosa. Un armengo, dunque. Signora Marchesina, è più di un anno che siamo qui. Cosa gliene importa che sia figlio del signor Conte? Torniamo a Milano. Lasciami in pace. Via. Allora, cosa devo dire al signor Conte? Dì che sono sempre ammalata. Vattene. Non mi ha capita. Non mi ha capita perché non sa. Forse è meglio rientrare, signore. Io resto qui ancora un po', è così bello. Ah, ho capito, siete un poeta, eh? Vi aspetto in sala. Ecco, vi raggiungo subito. Arrivederci, caro Steinegger. Arrivederci. Ecco, voi per andare dietro a una pedina vi metterete nei guai. Caro dottore, non perdetevi con le pedine, specialmente quando giocate in casa mia. Non vi tornerebbe conto davvero. No, Conte, credete che io... La cameriera di mia nipote è una sciocchina. Non è vero, dottore? Magari un po' leggerina. Cosa c'è? Signor Conte, la barca con quei signori sta per arrivare. Oh, diavolo, me ne ero dimenticato. C'è la commissione della cartiera. Sono pronti quei dati? Eccoli, signor Conte. C'è anche la carta topografica dell'Orido di Valmalonga. Ah, bravo, grazie. Non muovetevi. State fermo lì. Dobbiamo parlare ancora. Silla, restate qui voi. Cesare! Giusto voi. Andate subito dalla marchesina e ditele così. Cesare! Vengo! E ditele così che la prego di andare in biblioteca per finire la partita a scacchi col signor dottore. Ave Cesare, signore della solitudine e del mistero! Ben arrivati, evviva! Buongiorno, buongiorno ingegnere!
Dunque, dottore, io scelgo il nero. Dottore? Dov'è il dottore? È andato via, signorina. Ho l'onore di parlare con la marchesina di Malombra. Corrado Silla. Lo so. Avvicinate un poco le imposte. Vi prego, avvicinate un poco le imposte. Sapete giocare? Avete paura? Di vincere, semmai. Perché di vincere? Perché non so farmi inferiore se non lo sono. Muovo io. Scusate, Credete proprio di non essere inferiore? non so come voi giochiate. Vedete? Io so benissimo come giocate voi, invece. Voi giocate prudente. Avete paura di perdere, non di vincere. Cosa fate adesso? Perché non uscite con la regina? Perché non attaccate sinceramente? Io non voglio attaccare, mi basta difendermi. E vi assicuro, marchesina, che posso farlo molto bene. Perché dovrei attaccare? Perché allora la finirei più presto. Secondo. Provatevi. È inutile che studiate. Tanto non vincerete. Io non ho giocato con voi altra partita che questa. E credo non ne giocherò più. Meglio per voi. Né meglio né peggio. Sicuro. Voi non siete qui per giocare contro di me. Siete qui per fare degli studi profondi con il conte Cesare, non è vero? Che studi sono? Di nessun interesse per voi, signorina. Molto bassi questi studi, dunque. No, Ah, allora troppo alti per me. non ho detto questo. Vediamo. Matematica? No, Metafisica? no. Scienze occulte, forse? Mio zio ha un po' dello stregone. Non trovate, signore, come vi chiamate già? Silla. Non trovate, signor Silla? No, signorina. Molto reciso. Quei signori della cartiera sono qui, credo. Un momento. Non voglio stingi davanti a me. Cosa scrivete voi con mio zio? Un libro noioso, Capisco. Ma di che tratta? di scienze politiche. Oh, siete uomo di Stato? Qualche cosa di meno. Sono un artista. Di canto? La marchesina ha un grande spirito. E voi siete molto orgoglioso. Forse. E con quale diritto? Di rappresaglia. È dunque vero che voi giocate un'altra partita qui al palazzo? Io? Non so cosa vogliate dire. Non lo sapete. Povero orgoglio il vostro. E parlate di rappresaglie. Non mi conoscete voi. Mi hanno scritto poco tempo fa l'autore anonimo di un romanzo Fantasmi del passato, che sono superba, che dovrei vivere in una stella, che in questo pianeta borghese non c'è posto per me da posare i piedi. Risponderò che il posto l'ho trovato. Oh, ecco mio nipote. Ingegner Ferrieri. Onoratissimo, signorina. Come va, marchesina? Caravezza? Signor Corrado Silla, mio buon amico, il quale ha ancora la testa negli scacchi, a quanto pare. Ho da parlarvi. Cosa c'è? Prego. Parto. Partite? Quando? Adesso. Adesso? Credevate che potessi dormire ancora sotto questo tetto? Vado a piedi per la montagna fino a Civate. Lì aspetterò il primo treno per Milano. Lascio qui le mie valigie. Avrete voi la bontà di spedirmele. Parto di nascosto per evitare spiegazioni col conte. Mi farete il favore di consegnargli questa lettera. Gli ho scritto che le mie idee sono troppo diverse dalle sue per accettare la collaborazione offertami. Tutto per questa donna. Bisogna disprezzare una tale persona. Credete che non abbia offeso tante volte anche me? Anche questa sera mi ha parlato come un servo. Insulta me perché sono povero.
insulta voi per passione avara. Passione avara? Sì, immagina che il conte mette voi nel suo testamento. Ma come puoi immaginare questo? Ma così l'hanno detto tutti. E voi credete che se ci fosse una macchia sulla memoria più sacra che ho, sarei rimasto qui? Oh no, non ho mai creduto questo. Il signor Conte non vi avrebbe fatto venire qui. Una strana combinazione. Un'ignota lettrice del mio romanzo mi scrisse firmandosi Cecilia. Le risposi. Stamane ho scoperto che Cecilia era lei. Essa invece non sa ancora. Ma non è tutto. Io l'amo. Amo questa donna che disprezzo e che mi disprezza. Ma sono un uomo e l'istinto del sangue deve obbedirmi. Qua la mano, caro Zeineghe. Noi forse ci lasciamo per non rivederci mai più. Sono un imbecille, signor. Non so dire niente, ma sono amico. Il vostro portasigari a me, così avremo sempre un ricordo uno dell'altro. Addio. Fermatevi! Dovete ascoltarmi adesso. Cosa farebbe questo tavolo, signor Silla? È stato mio zio che vi ha mandato qui a fare la spia? In che ambiente avete vissuto finora, Marchesina? È questa la vostra nobiltà? Allora vi giuro che la mia vale molto di più. Intanto voi fate la vigliaccheria a tenermi qui per forza. Andate pure. State tranquilla. Parto. Se avete sospettato che io fossi qualche cosa di più che un amico per vostro zio, voi potete rassicurarvi, Marchesina. Pochi momenti or sono di nascosto, ho lasciato per sempre la sua casa. Se poi avete temuto di un progetto di matrimonio con la fascia di Malombra e Corrado Silla, vi siete ingannata, perché voi siete incapace di disprezzare la ricchezza come la disprezzo io. Dove avete scoperto questa cosa ridicola, che io sia un'ereditiera sospettosa? Fermatevi adesso! Che cosa fate? Scendete subito, è pericoloso! No, spingete! Vado a casa! Ma non potete da sola, scendete! No! Al timone! A largo, controvento! Potete voltare, la darsela è là. Voi mi avete detto in biblioteca che non vi conoscevo, e invece vi conosco. Molto bene. Attento come entrate in darsena. Io lascio il timone. Come fate a dire di conoscermi? Come fate a dire di conoscermi?
chiamerai Renato. Renato? Lo riconoscerai perché lui fuggendo ti chiamerà col tuo primo nome. Gigi. È lui. Renato. Si fermeranno a lungo i conti Salvador? Sa, conforme, si tratta di una visita diplomatico-nuziale. Il signor Conte è andato incontro al treno. Credo in aria un matrimonio di famiglia. E quella barca è come la Bucintoro di Venezia, perché porta autentico discendente di parecchi dogi. Il conte Nepomuceno Salvador. Signor Bene! La signora Marchesina fa sapere che non può scendere a ricevere il conte Salvador perché ha una forte emicrania. Ho inteso. Comincia male, caro Don Innocenzo. Io conosco il signor Conte e l'amo tanto, ma se questo matrimonio col cugino Salvador non si combina... Se non si combina non avremo mai pace qui dentro. Cosa fate voi qui? Dov'è la marchesina? Perché non è qui a ricevere gli ospiti? La marchesina ha una forte emicrania. Ma è il conte Salvador. Viaggio a vuoto. Al treno non c'era nessuno. Creanzati. Al diavolo tutti i cugini dell'universo. Mia nipote doveva trovarsi qui. Giovanna, fateli fare i letti. Non arriva più nessuno. Paolo, non c'è più pranzo, più niente. Va bene, signor. Scusate, Don Innocenzo. Anche voi zaini che perdonate. E fate il favore di informare mia nipote che alle 6 precise io l'aspetto in biblioteca. Riverisco, Don Innocenzo. Vi avevo pregata di essere qui alle 6. Sono le 7:15. Vi avverto che coloro i quali mi fanno l'onore di abitare in casa mia mi debbono di essere civili. Non è una pigione troppo forte. E da oggi in poi me la pagherete, perché ho la debolezza di esigere presto o tardi i miei crediti. Se non conoscete le monete, potrò darvi qualche piccola lezione. Non rispondete. Voi odiate me e la mia casa. Dovrete dunque avere un solo desiderio: partire di qui il più presto possibile. Non rispondete. Voi non potete supporre che io ignori l'oltraggio fatto da voi al mio amico Silla, il quale è andato via per causa vostra. Io non so se la parola umana possa esprimere tutto quello che il vostro atto mi ispira. Non starò a cercare i motivi più o meno oscuri della condotta che voi tenete, ma una cosa è certa, che non conviene più né a voi né a me convivere sotto questo tetto. Oggi non vi siete curati di presentarvi quando dovevano arrivare i miei cugini Salvador Dormengo. Bene, vi avverto che il conte Nepo ha un gran nome, una bella sostanza e pensa a prender moglie. Capisco. Non fate esclamazioni drammatiche e non andate a pensare che vi si vogliono fare violenze. È utile, io credo nel vostro caso, conoscere le disposizioni di mio cugino. Questo solo volevo dirvi. Grazie. E se il signor cugino non mi va, quando devo partire? Come quando devo? Sarebbe più leale dire quando posso. No, lo posso sempre. Io non desidero andare via. Ma per Dio santo, e parlate chiaro. Se non volete andare via, che cosa diavolo volete? E perché vi comportate con me come se io fossi un carceriere? Cosa vi ho fatto io? Voi? Nulla. E chi allora? Zeineghe. Che vi ha fatto Zeineghe? Paura. Come paura? È tanto brutto. Sentite, ragazza, se credete farvi gioco di me, vi sbagliate. Quando io ho la compiacenza di domandarvi che cosa vi offende in casa mia, non bisogna rispondermi come una cingallegra parigina. Bisogna parlare sul serio e non volgermi le spalle. Oh, no. Guardavo i nostri cari cugini Salvador Dormengo che arrivano adesso. Giuseppe, Zeineghe. Signor Conte, i dogi sono qui. Bene, avvertite il cuoco. Già fatto. Giovanna, le stanze. Fatto. Va bene, bravo. Sentite, fate una corsa al paese e avvertite Don Innocenzo. Stiamo andando, signor. Oh, che stanca! Non che ne posso più! Oh, che viaggio! Oh, che paese!
Oh, che gente! È sulla mia borsa, momolo! Ve conterò, creature, ve conterò. E tu, bellezza, chi sei? Forse la sua cameriera? Ah, brava, brava. Ma dove sei lo sto benedetto Cesare? E la tua parosina, dove sei? Senti, come sei che ti chiami? Fanny. Ah, Fanny, che bel nome. Senti, Fanny, chi sei quel palo bianco là in fondo? Sei un frate o un cogo? Oh, se sei un cogo, dica che ne dà gonfiale brodo perché minno che ne posso più. E ti, benedetto, ti sei languido, sbatuetto. Un pochetto, mametta, un pochetto. Cesare! Chi sei te? Oh, che vecchio! Oh, che brutto! Oh, cara Fosca. Oh, scusami, caro Cesare, ma dopo tanti anni... E questo se n'è il mio figlio? È un'invasione, caro Conte, un'invasione. L'ho proprio detto alla mamma che era un abusare, è la parola, abusare. Ma sì, io me l'ho capito, ma mi ho risposto, abusiamo, benedetto, cosa sarà mai? E caro, il mio caro Pampano, non dite niente che si doveva arrivare stamattina, ma se sapeste va cosa bene, che mi racconterete poi, intanto venite di sopra. Sì, volentieri, vengo. Oh, mi raccomando, il mio momolo e la mia cate per chi va da essere stanchi, morti. Giocate, dov'è quella ragazza? Ah, non avete veduto, signor Orso, che coccola che vengo a portare? L'ha decisa con noi altri da treno, la cercava il palazzo Dormengo, e allora mi l'ha tolta con noi altri in carrozza. Cosa sia, cosa voglia, l'ha me l'ho capito, ma mi non ho capito niente. Beh, adesso vedrò io. Giovanna? In che posso servirvi, signorina? Vengo da Milano per indicazione del console ungherese. Volete dirmi, signore, se il signor capitano Andrea Zaine che abita qui? Sicuramente, signorina, il mio buon amico Zaine che abita qui. Egli non usa veramente farsi chiamare capitano, ma... Era capitano, signore. Capitano degli Ussari di Debrecen. Sì, non ne dubito. Credo anzi che una volta me ne ha parlato. E desiderate vederlo? Desiderate vederlo, vero? Sì, signore. Ora è fuori, ma verrà presto. Volete accomodarvi di là? Grazie. Rientrerai lì da questa parte. Da questa parte? Allora, se permettete, lo aspetto qui. Come preferite, signorina. Prego, accomodatevi. Grazie. Ah, eccola qua, quella cara coccolona. Ma sei tu proprio qui, benedetta? Ma vieni qua che ti dà un bacio, cara. Tesoro mio. Cara. Guarda nel po' che cara la tua cuginetta, guarda. Oh, pardon, scusate. Bellissimo. Di fattura antica, squisita. Che combinazione. Che combinazione. Cara cugina, veramente enchanté, è la parola. Abbiamo fatto un lungo viaggio per arrivare fin qui, ma il premio di vedervi meriterebbe ben altre fatiche. Non sapevo di avere un cugino. Né io una... Leggen Siver. Oh, chissà sognon? Siete voi, il signor capitano Andrea Zaine che di Debrecen? Sì. Credo che voi abbiate laggiù una famiglia. Oh, sì. Ebbene, io ho notizie. Notizie della mia bambina. Oh, signorina. Oh, signorina, Niente, un poco d'aria. Sì. Per di qua, signorina. Su, coraggio, per carità, e niente. Cosa passeggera. Sedete qua. Ecco, così. Vi sentite meglio ora? Che cosa dovete dirmi? Come sta la mia bambina? Dov'è la mia Edith?
La mia bambina, forse. Parlate, parlate. Edith, caro. Caro, la mia Edith. Oh, la mia... Ma siete proprio voi. Sei proprio tu, la mia Edith. Caro, mio amore. È largo e lungo, eccellenza. Oh, benedetta Venezia. Eccellenza, benedetta Venezia. Cioè, ma sei acqua questa qua? Acqua certa, eccellenza. Sei 3 giorni che io dico qui a Vecchia. Qui a Via Seccia e questo è il pozzo. Oh, che casa, eccellenza. La sai, eccellenza, cosa vuoi? Ciao, ti sbagli a casa, sempiolda. Non che si ma sta gambetta qua, eh? Eccellenza, quante sposine che le vorria. Andiamo via. Cosa gasto saluto? Il signor Conte, così che ha detto il cogo a Momolo, e il signor Conte, e voleva che la marchesina Marina la sposasse quel giovane di Milano. Cosa? Per poter ghiassare i soldi senza far sapere a nessuno che è suo figlio. Casi. Ciao, mamma. Mia cugina mi attende. Andiamo a vedere l'orrido di Valmalombra. E sta tranquilla. Non credere ai pettegolezzi. Io sposerò mia cugina perché la me piace e perché ho fondate ragioni di credere che le piace anch'io. Addio, mamma. Prudenza però, Nepo. Sapevamo il reddito di Marina, sapevamo la sua dote. Quel benedetto Cesare, da quando che sono arrivata, non ho potuto dire che do parole, e fin tanto che non che parlo, prudenza e pazienza. Mammetta, ti porti acqua in Canal Grande, ciao. Addio, Momolo. Mi permette, eccellenza, perché siamo un poco storpetti. Cosa che sei, Momolo? Eccellenza, il signor Conte manda via. Siamo andati a fare colazione con lui. Aspetta, adesso sotto in sala da pranzo. E zero solo. Solissimo, eccellenza, ed è buon umore. Nepo! Il Nepo cos'è andato via? Chiamalo questo! No, aspetta! Salve, Cesarone, salve! Prego, signorina Edith, venite qua. Adagio, Attenzione. Eccellenza! 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 Scusate. Cos'è, Momolo? Cos'è? La signora contessa e il signor Conte, c'è questo, un solito, c'è un biglietto di importanza. Chiedo vegna, cara cugina, vi raggiungo subito. Marina! Signorina Edith! Marina! Cara cugina, noi facciamo un piccolo alto. Andiamo all'orrido e vi aspettiamo là. Finalmente! Aspera! Ad astra! So benissimo di esservi antipatica. So che non siete stata gentile con mio padre, per questo non posso essere affettuosa con voi. Voi vi stabilirete a Milano? Sì. Scrivetemi da Milano. Non c'è bisogno di amicizia per questo. Dunque, le informazioni che vi chiedo sono molto semplici. Riguardano una persona che voi conoscerete a Milano, un amico di vostro padre. E il signor Silva? Come lo sapete? Mio padre mi ha parlato di lui. Che vi ha detto? Avete paura a riferirmelo? Non conosco questa parola, ma mio padre mi ha detto sicuramente il vero. Vi ha detto che io ho insultato questo signore? Sì. E che egli una notte è sparito? Sì. E non vi ha detto dove si trova ora? Sì che ve l'ha detto. Perdonate, io credo che i miei discorsi con mio padre vi debbano essere indifferenti. Ditemi piuttosto, se credete, che cosa desiderate da me nel caso che io conosca a Milano questo signore. Cosa vi pare di 900.000 franchi? In nome di Dio, Cesare. Cosa volevo dire? Non capisco. Voi capite perfettamente.
È un mistero per il quale non vi mancava né la fede né la speranza prima di parlare con me. Sapevo cosa che con l'onore di dirvi, che in sta maniera si tratta con i facchini e non con le dame. E ringraziai Dio che non è questione di me, ma di mio figlio, che meno saperia cosa fargliene dei vostri 900 pum pum. E ringraziai Dio anche che mi soveccia e che userò prudenza con mio figlio, che se sapesse che io credo interessato, e saria capace di sacrificare il suo cuore, la sua felicità e tutto quanto. Aspettate, aspettate. E Valgadena? È stata una grande indignità, credete. Una cosa orribile. Ah, anche ladro siete. Siamo intesi, eh? Non manca più che l'assenso di Marina. Il giorno delle nozze firmerò un'obbligazione per la cifra che ho detto. Marchesina, finalmente. Signorina Edith, vi aspetto all'uscita dall'orrido. Noi stavamo in gran pena per voi. Anche voi, ma quante premure. Cara cugina, certamente stanca. Signorina Edith, vi reclamo l'onore di esservi cavaliere durante il periodo tragitto sulla barca di Caronte. Grazie. Signore, signori, pronti per la fotografia. Cara cugina, quali deliziose giornate non ho passato qui con voi, cara cugina. Davvero? Perché? Perché non potrebbe essere sempre così? Signora Marchesina, signor Conte, prego! Non abuserò della vostra gentilezza. Un attimo e vi eternizzo. Così, fermo quel bambino! Fermo commendatore! Marina, volete essere contessa Salvador Dormengo? Io aspetto con piena fiducia la vostra risposta. La mia risposta? Sì. Venite nell'orrido con me. Ci siamo? Sì. Fermi! 1, 2, 3, 4, 5. Fatto! Grazie. Piace? Bellissimo. Ah, piace a tutti, signori. E che buone trote. Fermi, per Dio! Ecco, qui è dove dicono che è morta la matta. Fermatevi lì. Oh, adesso poi non mi fermo, certo. Fermatevi. Dunque, lo volete proprio? Sì. Perché lo volete? Che domande, mio Dio? Avete ragione. Ma io non vi amo. Oh, anima mia. Non vi amo. Capite? Non mi amate. Ma come non mi amate? Poco fa, sulla barca, mi era sembrato... Vi era sembrato, eh? Ma mio Dio, voi mi avete lasciato sperare. Sperare che cosa? Vi siete ingannato. Non vi amo. Ma vi accetto. Ah. Dunque, vi basta? Ora scendete subito. Il barcaiolo potrebbe andarsene. Io non vengo con voi. Marina. Non vi voglio. Andate. Non siete contento?
E quando tornate a casa, parlate pure a vostra madre e a mio zio. Ma subito. Marina. Andate. Che è una persona che ha domandato lì. Dov'è? Eccola. Il signor Corrado Silla? Sì? A chi ho il piacere? Veramente non io cercavo di voi, ma una persona desidera il vostro indirizzo preciso qui a Milano. Una persona? E di chi si tratta, scusate? Della signora Marchesina di Malondra. Malondra. Siete sua amica voi? Questo no, signor. Però la Marchesina mi ha detto... Un momento. Scusate. Noi due forse ci siamo già incontrati. Voi non siete italiana, vero? No, signor, ungherese. Ungherese? Venite dal palazzo. Conoscete il capitano Zeineghe? È mio padre. Voi, Edith. Ma voi siete già una cara conoscenza per me. Dov'è vostro padre? È qui a Milano, ci siamo stabiliti a Milano. E perché non è venuto con voi? Ecco, veramente lui non sa. Vi ho cercato io, ho saputo che avevate impiego qua. La Marchesina di Malondra Scusate. mi ha detto... E anche voi ve ne prego. Cercate di dimenticare quello che vi può essere stato detto. Datemi invece notizie di vostro padre. Dov'è? Quando posso vederlo? Quando volete. Allora, posso comunicare il vostro indirizzo alla Marchesina? No, signorina, mai. Vi prego, non parliamone più. Sono così felice di aver ritrovato il caro Zeineghe attraverso voi. Voltan, voltal, voltum, voltatoc, voltac. Bene, adesso l'indicativo. Vadiok, vag, van. Vadium, vaditoc, vanno. No, prego, Voditok. Vaditoc, No, Voditok. vaditoc. Ma no, l'ungherese non è lingua facile. Lo so, ma sono deciso a vincere ogni difficoltà. Voglio capire bene ciò che voi pensate. Mi esprimo così male in italiano? No, non volevo dire questo. Forse voi non potete comprendere. Io sono un fuggiasco che cerca salvezza in un paese nuovo, giovane, schietto. Oh, caro Silla, buonasera. Vedete, io ho paura di troppa felicità. No, papà, noi la difenderemo contro tutto. Ed è ben difesa, caro Zeineghe. Oh, e così come vanno le elezioni? A proposito, hai detto al signor Silla che ha scritto il Don Innocenzo? Ah, dimenticavo, una lettera molto amica, molto affettuosa. Annunzia anche una buona stagione sul lago e ci invita. Non scrive altro, Don Innocenzo? Non altro. Non parla del palazzo? Oh, qualche parola, sì. Non parla del matrimonio di Donna Marina? C'è bene qualche cosa nella lettera. Che cosa? Sì, dici che il matrimonio di Donna Marina col conte Salvador si celebra, pare, domani. Ah, domani. Me ne rallegro. Tanto. Signora Marchesina, e durante il viaggio di nozze io cosa faccio? Mi fermerò a Milano o vado subito a Venezia con la sciura contessa e con Catte? Fa presto. Faccio presto, faccio presto. Come la mi piace mai quella signora contessa come la mia cara. Sempre allegra, benedetta lei. Minga come il suo conte, però anche lui oggi era allegro. Fai presto. È vero che a Venezia non ci sono carrozze?
Sarà però sempre meglio di qua, dico io, non è vero? Cos'è? Suonano? Suonano a festa, signora Marchesina, per le vostre nozze di domani. Di notte? È l'uso del paese qui, ha detto la Giovanna. Che ora è? Vedo subito. Le 10:30. Dammi l'orologio. Mettilo lì. Oh, chiudi la finestra, non posso sentire queste campane. No, lasciala aperta. Beh, ora che hai finito puoi andartene. Vuole mica che la spogli? No, faccio da me. Lei in collera come No, me? no, non sono in collera, ma forse un minuto, poi pure. Buonanotte, signora Marchesina, e tanti auguri per domani. Dov'è il signor Silla? Le venga arriva. Come non è arrivato? Non è giù? No, signorina. Ma sei stato alla stazione? Sì, signorina. È impossibile, non l'hai visto. Ma ci dico di sì, signorina, ho guardato bene, non è sceso nessuno dal treno. Giuro, giuro. Signorina, che la Faganocchi è lì. Non importa. Verrà. Hai visto se la finestra del signor Conte è ancora illuminata? No, signorina, dormono tutti. Bene. Va a dormire anche tu, sarai stanco. Ti ho fatto male. Scusami. Ma che scusa, signorina, mi facci pure male, de lei mi dispiace nosa. È giunto il momento della vendetta. Il conte Dormengo è il tuo assassino. Chi è? Andiamo per di là, per i bastioni. Com'è bello. Sembra di rinascere, non è vero? Pensate ancora perché ho chiesto certe notizie sulla lettera di Don Innocenzo? Vi ricordate quel giorno che veniste al ginnasio? Ebbene, è così consolante oggi per me non provare più dolore, sentirmi guarito. Consolante. Io dico invece che è molto triste guarire di un grande sentimento così, come voi dite. Come queste piante guariscono dall'inverno. Dimenticano la neve e tutto finito. Perdonate, signorina Edith, forse voi non... Io non sono guarito a forza di sole, di luce, dimenticando, no. Ho voluto guarire. Non era un grande sentimento. Quella donna io non la stimo e non l'ho mai stimata. Come? Non stimata? No, mai. Non ne parlo mai con nessuno. Ma mi succede spesso, nell'altezza in cui mi sforzo di tenere il mio spirito, lavorando, studiando, di sentire voci sinistre, sempre più in basso in qualche fango che spenga il pensiero. Perdonate, Edith, vi do noia se parlo tanto di me. Oh no, ma non avrei mai creduto possibili cose come queste. Lo so, per queste cose voi avete l'anima troppo pura. Tempo fa io scrissi un romanzo anonimo, intitolato Fantasmi del passato. E si potrà leggere? Lo leggerete. Poco prima di partire per il palazzo, ricevetti una lettera, indirizzata a me come autore di questo romanzo, firmata Cecilia. Era una lettera sfavillante,
di spirito sarcastico, in cui si parlava molto del cielo. Tutto quello che è successo, vostro padre ne è stato testimone, ne ha sofferto come me. Non la stimavo ed essa dimostrava di disprezzarmi. Un giorno mi insultò, vostro padre ve l'avrà detto. Una notte decisi di partire. La incontrai per caso sul lago in barca. Sopravvenne un temporale. Dovete ricondurla a casa. Non vi dirò né come né perché, ma fui tentato di non partire più. Ci volle tutto il mio orgoglio, ma ho vinto. Solo oggi mi accorgo d'aver vinto, Edith. Avere vicino a me la vostra anima, quanto coraggio mi darebbe. È già tardi. Dove sarà papà? Edith, vi scongiuro, rispondetemi. Forse mi giudicherete male, ma ho paura. Ho paura che sia un compito troppo difficile per me. Io non sono che una povera ragazza molto semplice. E voi siete ben sicuro di quello che sentite? Siete certo di non sbagliare? Un errore sarebbe terribile, sapete? Sento che non resisterei. Edith, mi avete chiesto se sono certo di non sbagliare. Se sono sicuro di quello che sento. Vi giuro, Edith, quella donna non la vedrò mai più. Ecco, papà. Scusate, parleremo dopo. Finalmente vi ho ritrovate, eravate scomparsi. Ho corso su e giù, caro Silla. Eravate qui. Benissimo. Ora bisogna andare perché è tardi. Allora ci vediamo presto, amico mio. A quando la prossima lezione? A domani o posdomani? Posdomani, credo. A posdomani. Buonasera, signorina Edith. Signor Silla, c'era dal nostro portinaio questo telegramma per voi. Qualcuno si vede che non conosce il vostro indirizzo. Conte Cesare è gravemente infermo. Desidera che voi veniate al palazzo. Chi manda il telegramma? Donna Innocenza. Ancora una parola, Edith. Perché non volete che noi ci sposiamo? Se mi dite di sì, parto tranquillo e sono salvo. Signor Silla, non credo che la vostra salvezza dipenda da me. Vi è un'altra donna che vi ama. Ma io non l'amo. Non l'amo, credetemi. Credo. E allora? Voi non vi conoscete fino in fondo. Scusate, signor Silla, ma papà mi attende. Devo andarci. Edith. Cosa c'è? Il telegramma dice che il signor Conte sta male. Hanno chiamato il signor Silla al palazzo. Oh, papà. Edith, per carità, che cos'hai? Ho paura di aver sbagliato. Chissà adesso lui. Dobbiamo andare da Don Vincenzo, papà. Ma sì, certamente, la settimana prossima. No, papà. Domani. Subito. La malattia del conte Dormengo è semplicissima. L'è un'emiplegia destra. L'ammalato può riaversi o morire di questo primo assalto, come Dio vorrà. La causa della malattia le è un po' oscura. Ma non partite mica subito, padre. Non lo so. No, perché diceva che volevate partire subito. Ah, si diceva? Ma allora non partirete più. Non lo so. Ma cos'è sta roba qui? Ma per che specie di frate mi prendete voi? Portami un pane e un bicchiere di vino. Oh, caro signore, è Silla. Come ha fatto bene a venire. Si vede che è proprio stata la provvidenza che ce l'ha messo nel cuore. Che bene a vederlo. Può venire, signor padre Tosi. No, bisogna lasciarlo quieto, il signor Conte. Quieto, per carità. Voi conoscete l'ammalato? Sì, signore. Beh,
Se vi fa piacere non conoscerlo più e non esserne conosciuto, andate pure. Giovanninetta, accompagna, signora, accompagna. Mi pare un'imprudente. Se fosse un'imprudenza non l'avrei permessa. Che tomo che sei? Oh, sei inutile che tirai oggi. Lui è una cima di professore, ma anche noi conosciamo delle cime. Conosciamo Nami, Stivenetta, e vi posso assicurare che quello almeno ha più creanza. Ciò. Signora, il padre Tosi non è una cima e ha fatto 2 grosse corbellerie nella sua vita. Ha voluto essere medico e ha voluto essere frate. Ma vi avverto che se si fosse fatto commissario di polizia sarebbe diventato grande. Polizia? Tosi! Sì, signori. Io vado per le corti e chiamo le cose col loro nome. Il mio dovere è di informare voi, signori, che il conte Dormengo è stato assassinato. Dio! Non è possibile. Oh, potevate essere più prudente, Ah, padre. santo Dio! Che orrore di parole dopo colazione! Io ho l'abitudine di dire la verità anche dopo colazione. Continuate. Oh, intendo mica dire che siano state adoperate armi o veleni, no. Dico assassinato perché sono convinto che nell'origine di questo male vi è l'azione violenta di una persona. Ma questo è assurdo. Voi siete assurdo. Io, per esempio, sono malato di cuore e le persone che amo possono uccidermi con una parola, senza veleni né armi. Dico che l'ammalato è stato colpito da apoplessia durante un'emozione violenta, terribile. Ma cosa? Ma come? In nome di Dio, come? Prima di proseguire, mi conosci molto bene il commendator Vessa, vecchio amico del conte Cesare. Ma il signore? Giorgio Mirovic, notaio della famiglia Salvador, convenuto per le nozze. Eravamo i testimoni. Tutte le persone della famiglia sono presenti? No, manca la marchesina. La marchesina, mia promessa sposa, è indisposta. Ah, e come si chiama la marchesina? Marchesina Crusnelli di Malombra. Il nome di battesimo? Marchesina Marina. Marina. E non ha altro nome? Sì, è Marina Vittoria. Ma che importa? Ah, importa, signor Conte. Importa moltissimo. E come si chiamano le donne di servizio che sono in casa, oltre alla Giovanna? Cazzo intanto. Di che in casa non c'è nessuna donna che si chiami Cecilia. No. 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 Ebbene, io sono convinto che l'altra notte una donna, una Cecilia, è entrata nella stanza del conte Cesare e l'ha spaventato, l'ha irritato a morte. Quello è il letto. Il conte fu trovato qui, bocconi sul pavimento. Tutti i particolari della scena, un candeliere rovesciato, una tazza che solitamente sta sul comodino gettata lontana dal letto. I frantumi provano che il conte non fu sorpreso da un malessere, ma assalito nel sonno da una persona con la quale ebbe una violenta discussione e contro la quale reagì come poteva. Ma chi? Un'ora c'è stato un lieve miglioramento nelle condizioni di intelligenza dell'infermo. Ne ho approfittato subito per interrogarlo. Sono riuscito a cogliere sulle sue labbra un suono. Mi par di capire famiglia. Gli domando: famiglia? L'ammalato nega e dopo uno sforzo supremo riesce ad articolare: Cecilia. Allora gli ho mostrato questo. Io vorrei, signori, che aveste potuto vedere gli occhi del conte come si dilatarono, come mi guardarono, quale espressione prese il volto sfigurato di quell'uomo. Volete farmi il favore di esaminare se conoscete a chi appartiene? Non la conosco. La signora Fosca può dircene qualche cosa. La contessa, volete dire? Non la conosce di certo. Un nocciolino posso darla anche a me. Prego, signora. Mai visto. E dove l'avete trovato? Nel pugno chiuso del conte. Ma osservate, è rimasto attaccato un brandello di trina. È chiaro che questa broccia è stata strappata a forza dall'abito.
Già. Prego, rendetela alla persona a cui appartiene. Grazie. Dunque voi sapete a chi appartiene. Ho l'onore di assicurarvi, padre, che se voi intendete insinuare sospetti poco leciti e niente affatto convenienti a carico di una dama che sta per appartenermi strettamente, voi vi ingannate a partito e offendete le stesse persone alle quali parlate. Voi non sapete quello che vi dite, caro signore. Io sono abituato a cercare la verità sempre e poco mi importa di offendere una signora, i suoi parenti, i suoi amici, quando c'è di mezzo l'interesse di un ammalato che io assisto. Del resto, voi ora conoscete i fatti e vi avverto che se l'ammalato si riprende, una nuova emozione consimile lo ucciderà sul colpo. Ecco, padre Tosi ha fatto il suo dovere e se ne va. Si intende che il padre non farà parola fuori di qua, è vero? È il primo consiglio di questo genere che mi si dà e non lo ricevo. Buonasera a tutti. E le toccherà pagarlo anche. Cosa è mai venuto in mente ai medici di chiamare per il consulto quel cialtrone lì? Se avessi saputo, avrei chiamato Namias da Venezia. Beh, mi pare che in queste condizioni non sia più il caso di parlare di matrimonio. E Mime a Togo in dolce. No, no, per carità, Zorzi, per amor del cielo, non andate via, non lasciami qua sola. Ma contessa, non posso, io mi aspetta a Venezia per degli affari urgenti. E quell'altro, quel Sila, cosa è venuto a fare qui? Chi sei che lo va a chiamare? Perché, capite, Zorzi, Sila è quel tale che si temeva per la questione dell'eredità. Voi che a tanta probità congiungete tanta oculatezza, non vorrete certo criticarmi se vi dico che un altro grande affare ci si impone in questo momento. Io sono disinteressato, premetto, ma... bravo. Vedo che mi capite. L'eredità, Capperi. L'obbligazione. Io prego il cielo che mi conservi Cesare per molti anni, ma se qui succede una disgrazia... Oh, Zorzi! Calma, dama, calma. Sentevi, accomodevi che adesso guardiamo. Sentevi anche a voi, benedetta da Dio. Oh, dove sei questo documento? Ah, ecco qua. Oh, ma scherzai. Vediamo cosa che dice. C'ho il parlaciaro. L'obbligazione sarà firmata insieme col contratto di matrimonio. Già, il matrimonio. Ma come si fa se il conte muore e non c'è testamento? È finita, è finita. Calma, signor mio, calma. Calma, Tenepo. C'è il signor curato. Oh, signor Merincres, proprio adesso sono arrivati 2 forestieri da Milano. Beh, ditegli che è una cosa Che urgentissima. aspetta qui un minuto, che si accomoda. Va bene, grazie. Signor Chiurati, c'è un sciur del palazzo. Oh, buonasera, signor curato, buonasera. Buonasera. Notizie? Sempre lo stesso. Anzi, un leggero miglioramento. Vengo proprio per questo. Il signor Conte, in un lucido intervallo, ha dichiarato che le sue condizioni non devono ostacolare la felicità dei cari nipoti. Ha espresso formalmente il desiderio che il matrimonio venga celebrato al più presto, in caso succedesse quello che tutti noi deprechiamo. E io sono a disposizione. Allora, don Innocenzo, io vado a palazzo. Oh, notizie del signor Conte? Allora stasera a mezzanotte, signor curato, tutto è pronto per celebrare il rito nuziale. Stasera a mezzanotte nella cappella del palazzo. Va bene, verrò. Ah, grazie, mille grazie. Allora ci contiamo, riverisco. Prego. Prego, prego. Dicevamo, il signor Silla ha manifestato un'inclinazione per voi. E voi? Io ho paura di non essere stata abbastanza sincera con lui, di avergli nascosto troppo la mia simpatia. Adesso sapete tutto. Ma scusate, perché avete fatto questo?
Il signor Silla è un galantuomo, mi pare, tanto affezionato al vostro papà. E se voi veramente... Perché? Perché? Avevo paura. Sentite, parlatemi con franchezza. Ora che sapete che non fui io a spedire il telegramma, siete convinta o no che vi sia accordo fra il signor Silla e donna Marina? Fino a ieri non c'era di sicuro, ma oggi credo di sì. Come? Che vi sia accordo? Temo che succeda. Ho questo presentimento. Temete che succeda. Ieri sera non avete risposto quando il signor Silla disse che voi potevate essere la sua salvezza. Signore. Come? No, non ho risposto. Ebbene, rispondetegli subito. Ditegli la verità. Ditegli che gli volete bene. È il vostro dovere. Il mio dovere sarà poi di giudicare se e quando la lettera debba essere consegnata. A mio avviso le cose procedono in modo abbastanza soddisfacente. La gamba destra ha riacquistato in parte alcuni movimenti, anche il braccio non è completamente inerte. Nell'intelligenza e nella favella i progressi sono per verità meno sensibili, ma si può, anzi si deve ritenere che col tempo si otterrà molto. Se non proprio la guarigione completa, almeno l'uso delle... Buonasera. Continuate pure, dottore. Vieni, cara, accomodati. Dunque dicevamo, almeno l'uso delle gambe e forse anche in parte l'uso del braccio. Dico in parte, si potranno recuperare. E anche l'intelligenza. Però per l'intelligenza è difficile, molto difficile. Amerei dire una parola al signor Silla. Non qui, restate pure. Ho bisogno di prendere aria. Uscite in giardino, signor Silla? In giardino, posto fresco, non mi pare. Con questo umido. Piuttosto in loggia. Buonasera. Ma Marina mia cara, prendi almeno uno scialle. Buonasera. Fa freddo. Cecilia. Oh sì, chiamatemi sempre così. Vi ricordate? Ditemi, vi ricordate? Cecilia, non v'è più mondo per me. Parenti, amici, passato, avvenire. Niente. Ci siete voi sola. Sola. No, adesso no. Quando ti sei ricordato? Sempre. Lasciami questa mano. Questa dolcezza infinita. Mi par di morire. Vorrei parlare, non so spiegarmi. No, più tardi. Stasera alle 11 sulla scala della Darsena. Ci spiano. Vieni, seguimi. E sulla porta lasciami. È molto che è fuori, signor Silla? Non lo so.
nome Renato. Non ti ricordi il nome? Allora non è vero quello che mi hai detto stasera. Non è vero? E tu? Oddio, da quanto? Però non ti ricordi tutto? Tutto. Ringrazio Dio. Adesso no. Vi sfido. Vi ho sfidato anche stasera. Non han capito niente. A mezzanotte vogliono che io sposi il conte Salvador. Qua. Tutte le tue memorie. La sera del 10 gennaio. Non comprendo. La sera del 10 gennaio in casa Brignole. Il fermaglio che mi hai regalato. Non mi hai detto che ti ricordi? Non so nulla. Non ricordo nulla. So soltanto che doveva giungere questo momento. Sì. Ma pensa. Perché mi hai chiamata Cecilia quella prima sera? Perché ho scoperto che eri la Cecilia delle lettere. Certo. Anch'io l'ho scoperto dopo. Ma anche questo è destino. Ti dovevo ritrovare. Aspetta. Ti dirò un segreto che riguarda anche te. Tu non sai chi sono io. Ti ricordi quella sera in loggia? La dama che tu accusavi, per cui mi segnai. Non ti ricordi? Cecilia Varrega Dormengo. Sì. Sono io. Tu. Dunque mi credi? Mi credi? Ma che cosa dici? Pensi che io sia pazza? Va via. No, ascolta. Vieni qui. Guarda, leggi. Ma tu ti ricordi questo? Tutto. Leggi qui. Leggi forte. Ricordati, tu sei me stessa. Ricordati, nella tua seconda vita incontrerai Renato. Lo riconoscerai perché egli, fuggendo, ti chiamerà col tuo vero nome, Cecilia. Ricordati, il conte Dormengo. E tu non credevi, ma t'ho perdonato perché ti amo. E ti ho amato subito, sai? Subito, appena ti vidi la prima volta. Ma non volevo. Vengono in Salvador per me. Lo sai che sono parenti degli Ormengo? Allora Dio mi fece vedere la vendetta che veniva da sé. Volevo sposarlo e poi calpestarlo per amore tuo. Ma tu non ritornavi. La notte prima del matrimonio ho capito che era giunto il momento della vendetta. Ho visto quello che dovevo fare. Sono andata giù e gli ho parlato. Il giorno dopo ti mandai un telegramma e tu allora...
marchesina. Signora marchesina, presto, presto! Il signor Conte sta male, signor... È in agonia, bisogna far presto. Ghiaccio! Ghiaccio! Madonna Santa, io non ci vengo! Stupida, l'altra sera sono stata da lui per vendicarmi. A questa stessa ora. Non te l'ho detto che l'ho ferito a morte. Oddio, quel lume! Ma chi sa che cosa sarà quel lume? Dammi il siale. Gesù Maria! Gesù Maria! Libera Domini anima, et Dominus, periculis interni, et lace et denarus, et omnibus tribulationibus. Amen. Suscipe Domine servum tuo, Cesare, in locum speranza sibi salvationis e misericordiam tua. Amen. Libera Domine anima, servi tui, ex omnibus periculis inferni et lace et penarum, ex omnibus tribulationibus. Amen. È la fine. Libera Domine anima servitui, sicut liberati, eno. Conte Cesare! In nome del Signore portatela via! Cecilia è qui col suo amante! Per vederti morire! Per vederti morire! Per vederti morire! Il conte Cesare non ha potuto udire parole. Egli dorme in pace. Un'ora e 35 minuti. Dottore! Dottore, per carità, venite subito! Via tutti voi. Via. Oh, caro commendatore, che disgrazia! Oh, signore! O pregare o uscire. Vado io. Che l'asa, che continua. Non me lo abbandoni, non me lo abbandoni. Bene, misericordissima pietà. A me! Bisogna leggerla subito. Voglio sapere dove sono io. In casa di chi? Item al capitano Andreas Zeinegger, riconoscimento della fedele amicizia. Item a Giovanna Ortelli, devota cameriera, un vitalizio. Item a Corrado Silla, per l'amicizia che mi legò alla sua famiglia. Il ritratto di sua madre, un piccolo vitalizio di lire 250.
Oh, questi sono i legati. Ad erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili nomino l'ospedale maggiore di Novara. Esecutore testamentario il mio carissimo amico Napoleone Vezza. I bauli della India. Andiamo via, presto, Momolo, cadde. Andiamo via, Neco. Andiamo via subito. Andiamo via subito. Ecco, hai visto per caso il signor Silla? È passato di qua poco fa. Ha preso la barca, forse? No, è rientrato. Ma il povero conte ha disposto che non vuole fiori. Sono mica per lui, poveretto, ma per donna Marina che li ha ordinati per il pranzo. Quale pranzo? Non ve l'ha detto il cuoco che ha ordinato un fior di pranzo? Ma è no. Fiorino Pannini. Aspetta, e sapete dove c'è l'ordine di far preparare per il pranzo? Dove? In loggia. Ma dico io con questo vento. No, parlerò io col professor Binda. Questo pranzo non si farà. Ah, siete qua. Vi cercavo. Qui una sorpresa non aspetta l'altra. Sapete di questo pranzo? Sì. Stamane la marchesina mi ha chiesto un colloquio. Ha domandato per prima cosa se voi eravate ancora qua. Poi si è fatta ripetere i discorsi del suo delirio. Tutto l'accaduto. Premetto, per me è ancora malata, malatissima. Sta peggio ora di stanotte per me. Lo si vede quasi più nella bocca che negli occhi. Però è un fatto che mi ha parlato con tanta freddezza, con una calma da sbalordire. Per 8 giorni ha detto: io non sono stata responsabile delle mie azioni. Ho avuto da una persona morta comunicazioni che mi hanno scombuiato il cervello. Queste comunicazioni, ha detto, il signor Silla le conosce. È vero. È vero. Spiritismo. No, ma vi prego, continuate pure. Dunque, ella sostiene di aver vissuto in una specie di sonnambulismo durante il quale ha fatto cose inesplicabili di cui ora è dolentissima. E dichiara di avere per voi indifferenza. Anzi, ha detto persino ripugnanza. Che se ha agito con voi in un modo diverso è stata un'allucinazione, che spera di persuadere di tutto questo il conte Nepo Salvador, e in quanto a voi vi prega di partire al più presto, il che francamente mi pare un'idea piena di buonsenso. Che io parta? Ma cosa credete voi? Che il conte Salvador possa tornare? Che voglia prendere una moglie inferma di mente, diseredata? Posso abbandonarla ora? Tornare nel mondo come se nulla fosse, solo perché questa donna uscita dal delirio mi dice andate pure. Voi, commendatore, mi consigliate questo? Non io, signor Silla, vi do questo consiglio, ma la marchesina stessa. La marchesina stessa, con grande buonsenso, mi prega di partire al più presto. Sul vostro onore, commendatore, voi credete buono questo consiglio? Sul mio onore io lo credo l'unico. Del resto potrete accertarvi delle disposizioni di donna Marina parlando con lei direttamente. Vi aspetta. Aspetta me. Oh, buongiorno. Vezza vi ha parlato? Sarei partito subito, marchesina, sì. Lo so, ma avete inteso dunque che la mia fu un'allucinazione? E lo avete creduto? Va bene. Partire va bene, ma non basta. Non vi sentite in dovere di fare altri sacrifici per me. Sono ai vostri ordini, marchesina. Qualunque sacrificio. Grazie. Dunque sarete anche disposto a scrivere al conte Salvador? Al conte Salvador. Che cosa dovrei scrivergli? Che voi partite di qua per sempre. Non cercherete mai di rivedermi. Questo vi basta? Come siete buono. Col conte Salvador posso esserlo. Mi sono messo a sua disposizione, ma non si è lasciato vedere. Lo odiate voi? Io? No. Ma ieri sera sì che lo odiavate. Ieri sera alle 11. Marchesina, è stata un'allucinazione la mia.
Allora le perdono tutto. Ed è affare finito. La marchesina non desidera altro da me? Grazie, nulla. Ci rivedremo più tardi a pranzo, non è vero? Perché voi pranzate qui. Ve ne prego. Ah, sapete? Distrutto. Meglio. No! No! Dottore. Ci siamo. Dio ce la mandi buona. Ecco, avrei redatto il telegramma ai parenti così. Per espresso volere medico curante, onde togliermi ogni preoccupazione, avverto salute marina e esige pronto allontanamento da questa casa. Mettete prontissimo. Bene, metterò prontissimo. E mettete anche... Signori? Dov'è il signor Silla? Ecco. Partito, no? No, è qui, ma non si sente bene. Devo farvi le sue scuse, non potrebbe pranzare. È in biblioteca occupato a scrivere. Marchesina, accettate le sue scuse, La ve ne vostra prego. parola che è in biblioteca. La mia parola. Bene. Verrà più tardi senza essere chiamato. Del resto, caro Vezza, dentro di me è un tempo buio, triste. Dite, dottore, non è una malattia la tristezza. Ho provato a cacciarla. Ecco il motivo di questo pranzo. E pranziamo. Caro Vezza. E voi, dottore, alla mia destra. Assaggiate questo vino, vi prego. Non vi trovate uno strano sapore? Infatti, ha qualcosa di insolito. Supponete che per certe ragioni abbia pensato, sapete, questa vita è così vile. Supponete che per certe mie ragioni abbia pensato di portare con me alcuni amici di spirito in un viaggio troppo lungo. Come mi credete subito? Bevete, bevete. Bravo. Ispiratevi per una risposta difficile. Come rispondere alla Sfinge? Sfinge, sì. Vicino a diventare di pietra. Ho più fredda ancora. Ma che prima parlerà, dirà tutto. Quieta, quieta. Aria, aria. Lasciatemi. Credete voi che l'anima umana possa vivere più di una volta sulla terra? Rispondete. Calma, calma, Marchesina. Sì, invece. Lo può. 70 anni or sono. Il padre di quel morto ha chiuso qui, come un lupo idrofobo, Cecilia, la sua prima moglie. L'ha fatta morire fibra a fibra. Ma no, Marchesina, perché dite queste cose? Calmatevi, venite via con me adesso. Avete bisogno di riposo, ecco, di tranquillità. Oh, lasciatemi. Il signor Silla non viene perché la sa la storia, ma non la sa tutta. Gliela voglio raccontare. L'infermiera, la donna di questa notte. Andiamo, Marchesina. Sì, avete ragione. Ma siate buona, venite via. Non dite queste cose che vi fanno male. Sì, andiamo via. Andiamo in biblioteca. In camera vostra non sarebbe meglio? No, no. In biblioteca. Vi prego.
Buon viaggio. Tenerla! Tenerla! Buttate giù la porta! Dai, chiuso, passate il cuore, nulla da fare. Attenti che la gara urtela! Avanti, per Dio! La barca! Su la campana! Ma su presto, la barca! Donna Marina! Fermatela! Fermatela, per carità! Marchesina! Marchesina! Fermatela! Ferma la barca! Marchesina! La barca grossa! La barca grossa! Presto, presto! La barca grossa! La barca grossa, la chimica! L'ha mandata via con Rico prima del pranzo! Al paese, via! Una barca degli uomini! Ma per Dio, dove va? Dall'altra parte dell'acqua, all'orrido! L'orrido di Vamalombra, come l'altra! Non poterlo difendere, adesso che tutti lo accusano, lo insultano, ed egli non può dire una sola parola di difesa. Adesso io lo dimenticherò, lo abbandonerò anche col pensiero. Mai finché avrò vita, e spero che lo potrà sapere nel mondo più giusto in cui si trova. Vorrei che lo aveste conosciuto come l'ho conosciuto io. Aveva un sentimento vero, delicato. Ed è stata la sua sventura, perché così non poteva riuscire nel mondo né intendersi con la gente solita. E si è chiuso in sé, nelle sue amarezze. Ecco, egli riposerà qui. Che pace! Non vi sembra che per tutti, ci sia una speranza?